corte bressana deve il suo nome alla folta presenza di mercanti bresciani e di altre persone provenienti da quella città ai tempi della Serenissima. Una bellissima leggenda veneziana racconta come in questo luogo abbia abitato nel corso dell'Ottocento uno degli ultimi campanari del campanile di San Marco. Era un uomo altissimo e per questa sua particolarità fu un giorno notato da un vecchio professore, un naturalista, che lo avvicinò per fargli una proposta molto particolare. «Voglio comprare il tuo scheletro», disse il professore al campanaro, che ovviamente per niente convinto rispose di no. Ma nei giorni successivi tali e tante furono le insistenze, ma soprattutto l'offerta economica che il professore fece al campanaro, che questi si lasciò convincere. Al momento di firmare il contratto, il professore, un po' scherzando, disse: «Sai cosa farò? Metterò una campanella nelle mani del tuo scheletro e tu, il tuo scheletro, sarai il guardiano delle mie collezioni». Detto fatto. Ora il nostro uomo è ricco, insomma ha abbastanza soldi, ed essendo fra le altre cose un amante del buon vino, inizia a investire il capitale prima in un bar, poi in un altro ancora. In capo a pochi giorni il campanaro muore perché ha bevuto troppo e muore proprio al tavolo dell'osteria, ed è così che il suo scheletro finisce per diventare parte delle collezioni del professore. Oggi lo scheletro del campanaro di San Marco esiste ancora ed è conservato nelle sale del Museo di Storia Naturale di Venezia, che ha trovato ospitalità nell'antico fondaco dei Turchi lungo il Canal Grande. A Venezia ognuno sa che è lui a uscire dal museo poco prima della mezzanotte e a salire sul campanile di San Marco per dare i rintocchi di mezzanotte della marangona, la campana più grande e più antica del campanile. Una volta fatto questo, ridiscende e, suonando la piccola campanella che tiene in mano, chiede l'elemosina ai passanti che incontra. Lo scheletro del campanaro di San Marco chiede soldi per poter ricomprare se stesso.